In Veneto, terra e acqua si incontrano in molti luoghi. A Treviso i canali erano un mezzo di difesa nella città fortezza che proteggeva Venezia. Nel Cinquecento le mura medievali furono rafforzate. Si poteva entrare soltanto da 3 varchi. Uno di questi è Porta Santi 40, con il leone alato, simbolo del potere veneziano. Finiti i secoli della Repubblica di Venezia, nell'Ottocento la città si è ingentilita con nuovi ponti che portano dritti nel cuore storico della città. Nel nucleo medievale, in Piazza dei Signori, viveva il podestà. Oggi il palazzo e la torre civica hanno il volto ottocentesco dei rifacimenti. Il centro religioso si concentra attorno al Duomo e al Battistero. L'antica cattedrale sorse quasi 1000 anni fa al posto di un tempio paleocristiano. Nella pietra del Duomo scorrono i secoli, con le absidi del 4 e 500 e le cupole settecentesche. Chiese antiche e maestose narrano storie lontane. Nel Medioevo, Papa Benedetto XI donò ingenti somme di denaro per costruire la chiesa di San Nicolò, in omaggio alla città dove il pontefice era nato. Da Treviso, le vie d'acqua indicano anche la strada che porta a Venezia. Treviso e Venezia erano legate da floridi rapporti commerciali. Molte ricche famiglie di mercanti veneziani si fecero costruire ville eleganti come quelle del Terraglio, lungo la strada che collega le due città. Quasi in fila, una dopo l'altra, quelle del Terraglio sono uno dei numerosi esempi di ville venete che già da secoli punteggiavano la regione. L'arrivo alla laguna di Venezia racconta di antiche città scomparse per l'innalzamento del livello del mare. È la storia di Torcello, che sembra galleggiare sull'acqua salmastra. Attorno all'antica cattedrale, circondata dal verde, oggi si contano meno di 30 residenti. Un destino diverso spettò all'isola di Murano. Nel Medioevo era già molto ricca grazie alla lavorazione del vetro. L'arte dell'incisione, diciamo, a ruota è un'antichissima arte che c'è qui a Murano. Siamo rimasti in pochi e io dovrei essere il più giovane che fa l'incisore qui a Murano. Continua a esserci qualcuno, però un po' alla volta, diciamo, le vecchie scuole si sono estinte. Le fonderie dei vetrai si concentravano a Murano per salvare Venezia dai numerosi incendi. Lì si trasferì anche il lavoro degli incisori. Consiste nell'incidere il vetro attraverso l'utilizzo di varie mole, di vari materiali, vedi polvere di diamante o polvere di pietra, amalgamate tra loro. Per proteggere i segreti di quest'arte, le leggi veneziane impedivano ai vetrai di lasciare l'isola senza autorizzazione. Ma erano altri tempi. La lavorazione del vetro è uscita da Murano per varie comodità sia logistiche che economiche. Ci sono incisori anche al di fuori di Murano, comunque sono sempre della scuola di Murano, per cui la tradizione, l'arte è sempre la stessa. Il vetro è al centro dell'artigianato di Murano, quanto il merletto nell'isola di Burano. Ma qui,
In questo fazzoletto di terra ricoperto dai colori accesi delle case, ciò che più colpisce è l'atmosfera popolare che avvolge l'isola. Per ogni famiglia un colore, un simbolo o forse un segno per i pescatori che al loro ritorno distinguevano già da lontano la loro casa. Venezia è una città simbolica, un simbolo fatto di simboli, come le gondole, il primo mezzo per muoversi tra le acque basse della laguna. Venezia è una conquistatrice, da sempre ha fatto i conti con l'acqua. La laguna la protegge e al contempo ne minaccia l'esistenza. La rende romantica e unica, un concentrato di bellezza e di emozioni. Venezia è un artificio, come i volti artificiali delle maschere del suo carnevale. È un artificio, perché sotto l'acqua si nasconde una distesa sterminata e invisibile di pali di legno piantati nel fango e diventati simili alla pietra. Venezia è uno spazio dai confini definiti, dove pubblico e privato si confondono, dove i muri delle case sono così vicini che per nascondersi bisogna indossare una maschera. La baut è una delle maschere più conosciute del Settecento veneziano. Era una maschera particolare perché la si poteva usare tutto l'anno, da uomini, da donne, da ricchi e da poveri, e copriva completamente il volto e l'identità della persona. È la maschera per eccellenza dell'anonimato e del piacere di passeggiare e di vivere a Venezia in incognito, come dicevano all'epoca, piaceva parlare francese a Venezia, cioè anonimi, di nascosto. Ovviamente la maschera favoriva anche qualcosa che era legato all'illegalità, pensiamo alla notte, non c'erano luci pubbliche, pensiamo al fatto di mandare dei messaggi, di commettere dei reati, di non sapere chi li avesse commessi e chi avesse mandato i messaggi. Dunque era una forma quasi di uguaglianza ante litteram sulla rivoluzione francese che Venezia viveva, anche se pure in una forma giocosa, ma in una maniera reale e consistente, quella dunque di essere anonimi nella città. L'autore inglese Henry James scrisse che Venezia è come l'interno di un appartamento con corridoi e salotti. Un appartamento che apre le sue porte a 30 milioni di turisti all'anno, una babele di voci e di suoni che si riaccende ogni giorno, tramonto dopo tramonto. Se la città dovesse ringraziare qualcuno per la sua crescita sull'acqua, dovrebbe iniziare dalle invasioni barbariche che 1500 anni fa obbligarono i veneti della terraferma a rifugiarsi sulle isole della laguna. Da allora Venezia si è specchiata nell'acqua. Qui, dove non si vedono né auto né moto e neppure le biciclette, è come se l'invenzione preistorica della ruota fosse stata inutile. Nasceva così uno degli snodi più importanti di comunicazione fra Oriente e Occidente, fatto di scambi commerciali che hanno reso celebri viaggiatori come Marco Polo. Dall'arsenale uscirono per secoli le flotte veneziane. Sulle navi sventolava il gonfalone con il leone alato, simbolo dell'evangelista San Marco. Le spoglie del santo si trovavano ad Alessandria d'Egitto, ma la tradizione racconta che nel IX secolo alcuni veneziani le rubarono e fecero di San Marco il nuovo patrono della città. La nuova basilica era destinata a diventare il luogo di culto più importante di Venezia.
La torre dell'orologio, sormontata dalla campana dei Mori, fronteggia quello che i veneziani chiamano il padrone di casa, il campanile di San Marco, che domina la città e la laguna a quasi 100 metri da terra. San Marco dà il nome anche all'unica vera piazza della città. Quelle che chiameremmo piazze o piazzette sono campi e campielli, e le zone principali della città non sono quartieri, ma sestieri. La maggior parte di strade e vicoli sono le calli, e quelli che sembrano canali si chiamano rii, a meno che non si tratti del canale della Giudecca o del Canal Grande. Il Canal Grande attraversa sinuoso la città per 4 chilometri. Lo costeggia un susseguirsi di palazzi e facciate di epoche diverse. Alcuni edifici si sono trasformati in chiave turistica, diventando luoghi privilegiati della cultura, come Palazzo Grassi, sede di grandi mostre temporanee. Anche fuori dai percorsi più battuti, osservare Venezia è un po' come stare a teatro, in un labirinto dove sembra che tutto possa accadere. In fondo è qui che Otello impazzì di gelosia nel dramma di Shakespeare. E le emozioni forti non mancano neppure con il pittore veneziano Tintoretto, che era soprannominato il Furioso per l'energia con cui realizzava le sue opere. Motoscafi a parte, Venezia assomiglia ancora ai dipinti di un altro veneziano, il Canaletto. Nel tempo i ponti sono aumentati e oggi sono più di 300, ma alcuni sono particolarmente famosi, come quello di Rialto, simbolo del cuore commerciale della città, o il Ponte dei Sospiri, dove si dice che i condannati respirassero i loro ultimi attimi di libertà. E poi ci sono gli innumerevoli luoghi di culto che raccontano la convivenza di culture diverse. La storia delle isole è spesso legata alla nascita di una chiesa, come quella di San Giorgio. La vicina San Lazzaro diventò nel Settecento un importante centro di cultura armena. Quella di San Servolo è l'antica sede di un monastero benedettino. A quell'epoca il Lido aveva tutt'altro aspetto. Tra la laguna e il mare, il Lido è simbolo della Venezia del Novecento. Ultima isola prima del mare aperto, si allunga per 12 chilometri e racconta il lato mondano e moderno della città. Qui, tra hotel di lusso, prendono vita grandi eventi come la Mostra Internazionale del Cinema. A sud di Venezia, fra terra e mare, Chioggia è il secondo centro della laguna per popolazione. Per difendersi meglio dagli assedi, la città si sviluppò su un'isola attraversata da canali. Conquistare Chioggia significava infatti ottenere una base strategica per attaccare Venezia. L'acqua è sempre stata un elemento di difesa per la laguna, ma anche una minaccia per la sua sopravvivenza. Per contrastare alluvioni ed esondazioni dei fiumi che sfociano nella laguna, come l'Adige e il Brenta, Venezia lavorò fin dal Medioevo realizzando canali artificiali.
Ancora oggi la rete di canali navigabili permette di raggiungere direttamente via acqua le ville della nobiltà veneziana. Opera dell'architetto Andrea Palladio, Villa Foscari è detta anche la Malcontenta. Si narra che una nobildonna visse qui contro la sua volontà. Da Venezia a Padova è la prima delle decine di ville che si incontrano lungo il naviglio del Brenta. Per dimostrare il loro prestigio, i committenti volevano che le ville si potessero ammirare passando lungo il canale. Per questo motivo, alcune facciate maestose nascondono all'interno e sul retro un edificio meno ricercato. Sono almeno 50 le ville maggiori che sfilano lungo le due sponde della riviera del Brenta. Il percorso del naviglio alterna le campagne a paesi come Mira, Dolo, Stra e Fiesso d'Arpico. A Stra si trova una delle residenze più celebri del Brenta. A differenza di altre ville venete, ha l'aspetto di una reggia. In effetti il suo proprietario era Albise Pisani, 114° doge della Repubblica di Venezia. Nel parco il labirinto è uno dei meglio conservati d'Europa. L'intero progetto della villa era così grandioso che i committenti non riuscirono neppure a vederla finita. Poco oltre la villa, il corso del naviglio incrocia quello del fiume Brenta. La città è ormai vicina. Diversi secoli prima che le ville punteggiassero il territorio, Padova era già una città importante per cultura e storia. Merito di un gruppo di docenti e studenti di Bologna, che nel 200 avevano fondato a Padova un nuovo ateneo, trasformandola in uno dei più grandi centri della cultura europea, con artisti di grande fama come Giotto, Donatello e Mantegna. La Cappella degli Scrovegni è il capolavoro più celebre e importante dell'arte medievale. Giotto decorò l'interno con un ciclo di affreschi straordinario. Le sue opere furono una vera novità per quell'epoca, non tanto per i temi tratti dalla Bibbia, ma per la tecnica che rendeva le immagini eccezionalmente reali. Sono i primi esperimenti di ricerca della prospettiva che Giotto realizzò in anticipo di 100 anni rispetto al Rinascimento. Fin dalla fondazione d'epoca romana, il fulcro civile e religioso della città si concentrava nelle piazze attorno al Palazzo della Ragione e al Duomo. Dopo l'età comunale, a Padova governò la signoria dei Carraresi, che in Piazza dei Signori aveva la reggia. Poco lontano, il Duomo attuale è il terzo di una serie di chiese ricostruite nello stesso luogo dall'età romana. Tra i motivi, il disastroso terremoto del 1117, che distrusse anche l'antica basilica di Santa Giustina. Fu ricostruita nel Medioevo e rifatta nel Cinquecento, ma la città era destinata a diventare celebre per un'altra chiesa,
la Basilica di Sant'Antonio. Si potrebbe dire che Sant'Antonio diventò patrono di Padova per una serie di coincidenze. Il frate francescano era nato in Portogallo e quando morì, nel 1231, si trovava a Padova, dopo aver viaggiato tutta la vita per predicare tra la gente. Soltanto un anno dopo la sua morte, il frate fu proclamato santo e per custodire le sue spoglie si costruì la grande basilica. Al valore delle reliquie e della tomba del santo si affianca la rilevanza artistica delle cappelle. Le due basiliche si trovano nella zona che accoglie anche il Prato della Valle. Progettata alla fine del Settecento, è una delle piazze più grandiose mai realizzate, un'ellisse di quasi 90.000 metri quadrati. Da quella che il drammaturgo William Shakespeare definì la culla delle arti, il viaggio prosegue verso i Colli Euganei. Le sorgenti termali della zona hanno favorito la nascita di residenze nobiliari, come quella costruita nel Seicento per la famiglia Selvatico. Un tempo le mura difensive circondavano interamente il borgo di Monselice, che i veneziani trasformarono in un piccolo gioiello con ville e palazzi dominati dalla rocca medievale. E a proposito di famiglie importanti, la vicina cittadina di Este diede il nome alla casata che qui si era stabilita nel Medioevo, prima di diventare la ricca e celebre signoria estense di Ferrara. Agli Este è attribuita anche la fondazione dell'abbazia di Santa Maria di Carceri. Alla fine del Seicento, Papa Alessandro VIII mise i terreni all'asta per finanziare le guerre della Repubblica di Venezia e per secoli l'edificio fu usato come azienda agricola. Nel Medioevo gli Este governarono anche il borgo fortificato di Montagnana. Lo circondano 2 chilometri di mura e 24 torri merlate. Finite le battaglie, la città inespugnabile poteva finalmente rilassarsi e dedicarsi all'agricoltura, cosa che in effetti fece, diventando un centro di produzione di canapa utilizzata per le funi delle navi veneziane. E così le mura, intatte, continuano a disegnare uno dei tanti angoli spettacolari offerti dal Veneto. I romani lo chiamavano Benaco, ma oggi il lago più esteso d'Italia è famoso in tutto il mondo con il nome di Garda. Il centro antico di Torri del Benaco riassume l'aspetto della sponda veneta, una serie di borghi di antiche origini punteggiata dalle fortificazioni medievali.
Secoli prima del boom turistico internazionale, queste zone immerse nella natura erano una meta privilegiata dell'ozio letterario e della vita in villa. Il sapore di questi luoghi è quello armonico e fruttato di un vino, il Bardolino DOC, prodotto nell'area delle colline moreniche che si innalzano tra il lago e il fiume Adige. Più che per il vino, la vicina località di Lazzise divenne famosa nel Medioevo per essere il primo libero comune del lago. Seguirono il governo degli Scaligeri e nel Cinquecento della Repubblica di Venezia, che scelse Lazzise come dogana commerciale. Nello stesso periodo i veneziani trasformarono anche Peschiera del Garda. Da borgo di pescatori divenne una fortezza protetta dalla pietra e dall'acqua dei canali. Durante la dominazione austriaca nell'Ottocento, Peschiera divenne uno dei 4 baluardi che difendevano la valle dell'Adige. Gli altri 3 vertici del quadrilatero erano Mantova, Legnago e Verona, la prossima meta del viaggio. Gli austriaci costruirono anche la rocca di Rivoli Veronese, ma i 17 cannoni non bastarono a fermare Napoleone, che celebrò la vittoria dando a una via di Parigi il nome di Rue de Rivoli. Come a Turri del Benaco e a Lazzise, la famiglia veronese degli Scaligeri ha lasciato segni importanti sulla città, a cominciare dal ponte di Castelvecchio che unisce le 2 ali del castello. Verona è da secoli una città protetta da chilometri di mura, che i governanti hanno reso via via più lunghe e resistenti. Il simbolo più importante del suo valore storico e artistico esiste da quasi 2000 anni. Con oltre 25.000 posti e più di 3.000 metri quadrati di superficie, l'Arena di Verona è il terzo anfiteatro romano per dimensioni. Su queste antiche pietre si sono esibiti grandi nomi della lirica, come Pavarotti, Callas e Carreras, come in una melodia che accompagna l'amore di 2 celebri veronesi. Il Club di Giulietta nasce da un cenacolo di amici moltissimi anni fa, letterati, poeti, musicisti, gente di cultura, ma anche amici semplicissimi che si occupano del mito di Romeo e Giulietta. Giulietta riceve più di 5.000 lettere ogni anno e arrivano da tutto il mondo. Sono scritte in tutte le lingue, raccontano varie storie, ovviamente d'amore, amori felici, ma soprattutto amori infelici, storie tristi. E quindi chiedono a Giulietta un consiglio e noi rispondiamo a tutte personalmente, cercando per quanto possibile di risolvere i problemi. Ci sono migliaia, milioni di persone che vengono a Verona in questo cortile proprio per stare anche solo per un momento sotto il balcone sotto il quale si svolse la più bella storia d'amore di tutti i tempi.
Chi viene a Verona sull'onda della passione narrata dal drammaturgo inglese William Shakespeare si accorge presto che la città è molto più del mito di Romeo e Giulietta. Palazzi e chiese secolari sono una cornice romantica che racconta la storia della città. Il suo passato più lontano si legge anche nella pietra degli scavi archeologici, dove i resti dei mosaici parlano di antiche residenze romane. Luci e ombre di un passato che risuona passeggiando nel centro storico, tra palazzi eleganti che gareggiano con le tante chiese, come se volessero attirare su di sé l'attenzione delle migliaia di turisti. Tra le loro voci risuona l'eco di un narratore che a Verona dedicò alcuni versi, l'illustre Dante Alighieri. Per diversi anni, all'inizio del Trecento, il poeta in esilio visse proprio a Verona e scrisse qui parte della Divina Commedia. A quell'epoca, tra torri e campanili, quello del Duomo dominava già la città. Fra le tante chiese che popolano Verona, spicca la Basilica di San Zeno. Risale a quasi 1000 anni fa ed è rimasta per secoli il maggiore centro religioso e spirituale cittadino. Il territorio di Verona è uno dei più importanti della regione per la produzione di vino. Oltre a quella del Bardolino, vicino al Garda, si contano altre 7 zone DOC. Il vino Soave è inconfondibile, almeno quanto il paese di cui porta il nome. Anche qui, scaligeri e veneziani hanno lasciato in eredità una lunga cinta muraria, con la rocca che domina dall'alto il centro storico. Soave è anche un buon aggettivo per descrivere la dolcezza del paesaggio circostante, con le linee ondulate dei monti Berici che disegnano la cornice di borghi e vigneti, di chiese e fortezze. Come il castello Grimani Sorlini a Montegalda. L'antica fortificazione fu eretta dai Longobardi più di 1000 anni fa e, finite le battaglie, nel Settecento divenne una villa residenziale. In fondo, uno dei patrimoni del Veneto sta proprio nella quantità e nella bellezza delle sue ville, sparse in gran parte della regione. Il grande architetto del Cinquecento, Andrea Palladio, progettò decine di residenze, palazzi e monumenti. La famiglia Pojana gli commissionò quella che era destinata a diventare un esempio emblematico del suo classicismo. Intorno, la viticoltura contribuì fin dal Medioevo al prestigio di Vicenza. L'arrivo in città passa per il profilo maestoso della basilica settecentesca del Monte Berico. Ai suoi piedi si stende Vicenza, con la sua storia fatta di crescita economica e iniziata quasi 2000 anni fa con la fondazione romana. Corso Palladio era chiamato un tempo Strada Maggiore e cambiò nome per celebrare il maggiore artefice delle architetture vicentine.
Andrea Palladio ha lasciato a Vicenza una preziosa eredità fatta di palazzi, edifici e chiese del Cinquecento che portano il marchio riconoscibile del suo stile. Ispirandosi ai canoni dell'arte classica, l'architetto ha fatto di Vicenza un patrimonio dell'umanità sancito dall'UNESCO. L'ultima opera del Palladio, che il figlio terminò alla fine del Cinquecento, è il Teatro Olimpico, nato nel perimetro del castello medievale di San Pietro. Il tempo è scandito dalla torre Bissara, che domina la Piazza dei Signori. Con i suoi 82 metri è ancora oggi uno degli edifici più alti della città. Anche la cupola del Duomo fu costruita seguendo un disegno del Palladio. Se a lui va il merito di avere rafforzato l'anima artistica di Vicenza, non bisogna neppure dimenticare gli esempi del barocco, che seguirono alle innovazioni palladiane. L'estetica barocca non si ritrova soltanto nelle facciate di alcune chiese, ma anche all'interno di edifici civili come il Palazzo Leoni Montanari. Qui le pareti decorate da stucchi sono oggi lo sfondo di importanti collezioni d'arte. Un'arte che a Vicenza è protagonista anche durante una semplice passeggiata nel verde urbano. Nei 12.000 ettari del Parco Quarini, alle porte della città, tornano i canoni dell'arte antica, con il tempietto neoclassico dell'Ottocento. Intorno a Vicenza merita un ultimo sguardo un altro gruppo di ville che raccontano il segreto del successo di Andrea Palladio. La Rotonda assomiglia a un tempio antico e ognuno dei 4 spigoli è orientato verso un punto cardinale. Qui prende vita un'idea astratta di armonia e perfezione. Palladio ebbe successo perché era la persona giusta al momento giusto. Giovane artigiano di talento, era nato in un'epoca in cui l'architettura era considerata una forma d'arte. Inoltre, i latifondisti avevano ricchezze da ostentare e vecchie case da ristrutturare. La prima opera certa è Villa Godi Malinverni. Palladio aveva 29 anni e progettò un edificio simmetrico e rigoroso. Dietro l'aspetto austero dell'esterno si nascondono stanze ricche di ornamenti realizzati da altri artisti di diverse scuole pittoriche. Ciò che nessuno di loro poteva immaginare è che in questa villa, nel 1954, il regista Luchino Visconti avrebbe ambientato alcune scene del film Senso, la sua prima pellicola a colori. Poco distante,
Villa Piovene si innalza scenografica in cima a una scalinata. Lo stile è palladiano, ma non tutti gli studiosi attribuiscono a Palladio il progetto. Quel che è certo è che 3 secoli più tardi l'architetto neoclassico Antonio Piovene progettò il giardino a terrazze. Nel 1492 la Repubblica di Venezia diede al borgo di Thiene il titolo di città. In quell'epoca la costruzione del castello era ormai conclusa. Il nuovo palazzo non era più una fortezza, ma una villa nobiliare, anche se molti lo chiamano ancora oggi castello. Le decorazioni delle scuderie sono un segno della sua eleganza. La torre civica del 600 fa anche da campanile al Duomo. La chiesa della Natività, detta Chiesetta Rossa, è un piccolo ma prezioso gioiello di stile gotico. Da Thiene inizia un percorso enologico che si snoda tra il Brenta e l'Astico. Il paesaggio intorno a Breganze si stende ai piedi del secondo campanile del Veneto per altezza dopo quello di San Marco. Di qui passa anche la strada del vino torcolato e di altri 12 dock. Il verde delle campagne, tra colline e pianure, annuncia l'arrivo a Marostica, la città delle ciliegie e delle mura. Fin dall'epoca romana, Marostica è stata un avamposto militare. I signori di Verona, gli Scaligeri, fecero costruire le mura e le torri che ancora oggi circondano l'intera città. Ben 2 fortezze si fronteggiano alle estremità del borgo. La piazza principale riproduce una scacchiera, dove le persone in costume sostituiscono i pezzi del gioco. La posizione strategica all'imbocco delle valli verso le Alpi ha caratterizzato anche la storia di Bassano del Grappa. L'antico centro rurale Fundus Bassianus è cresciuto lungo il fiume Brenta con l'energia dell'acqua, che ha mosso i mulini e alimentato le segherie, i magli e i filatori. Come se fosse stato coinvolto da questa vocazione alla praticità, Andrea Palladio progettò per Bassano non una villa o un palazzo, ma un ponte che sostituì quello del Medioevo. Più di ogni altro angolo del centro storico, che pure conserva tracce di un lungo passato, il ponte di Bassano è un simbolo dell'identità cittadina. Al ponte è dedicata anche una canzone del Corpo degli Alpini che prese parte alla Prima Guerra Mondiale.
I sacrari militari e i monumenti ricordano i caduti nei conflitti del Novecento. Sul Monte Grappa migliaia di soldati diedero la vita in cambio della difesa dall'esercito austro-ungarico. Una piramide circolare accoglie i resti di oltre 12.000 caduti della Grande Guerra. Più di 10.000 sono rimasti senza un nome. Nei sentieri calpestati dai partigiani della Resistenza, la storia e la natura si incontrano. I rilievi del Monte Grappa segnano l'inizio della scoperta di un Veneto sempre meno pianeggiante. Le zone collinari e montuose coprono quasi la metà della superficie della regione e si spingono in alto fino al confine con l'Austria. Nella Marca trevigiana settentrionale, Asolo deve il nome alla parola latina asilum, che significa rifugio. Qui, nel Rinascimento, si rifugiò una nobile veneziana. Gli artisti e i letterati a corte contribuirono al prestigio culturale della città, che nei secoli ospitò altri viaggiatori e abitanti illustri, come i poeti Eugenio Montale ed Eleonora Duse. La Rocca sembra proteggere anche il patrimonio culturale di Asolo. Le sue tradizioni restano vive in quella che il poeta Giosuè Carducci definì la città dai 100 orizzonti. Gli orizzonti sono anche quelli disegnati dai vigneti che circondano Valdobbiadene. Ancora una volta, località e vino hanno in comune il nome, con il tocco frizzante del Prosecco, che in questo territorio si produce almeno dall'Ottocento. Come un cartello stradale messo a disposizione dalla natura per orientarsi, il corso del Piave indica la strada per andare ancora più in alto, dalle colline alle montagne, dai fiumi alle sorgenti. I numerosi corsi d'acqua del Parco delle Dolomiti Bellunesi scorrono in un complesso reticolo di valli e profonde gole immerse nella natura incontaminata. Unico parco nazionale del Veneto, si estende per più di 30.000 ettari e accoglie una preziosa varietà di specie animali e vegetali. Intorno si innalza lo spettacolo delle rocce aspre e quasi inaccessibili. Uno dei motivi della nascita del parco è la tutela delle specie rare di piante e fiori, come la stella alpina e la genziana. In alcuni punti le Dolomiti Bellunesi superano i 2500 metri. La roccia racconta una storia millenaria di formazione geologica, ma con il suo aspetto maestoso è anche una metafora dell'unicità del Veneto.